Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di settembre 2022. Abbiamo la carta del matto, amici dello Scorpione. Il matto è una carta che parla di genuinità, come vi posso dire, di purezza d'animo. Parla anche di impulsività alle volte, l'impulsività che hanno i bambini nel buttarsi nelle cose, appunto. Parla anche di bontà d'animo e parla di nuovi inizi. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, quindi non risuonerà tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non risuonasse nulla o volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Per chi volesse contattarmi, trova in descrizione il mio indirizzo email. Allora, partiamo da un'imperatrice, da una principessa di spade, re di spade al contrario e 9 di spade, un sacco di spade devo dire. Allora, qui potrebbe fortemente essere una situazione familiare, in quanto l'imperatrice in molti casi rappresenta la madre, o comunque è una figura principalmente di tipo femminile o con un divino femminile molto sviluppato che ha un forte peso in tutta questa situazione o questa relazione. Abbiamo la principessa, il fante di spade. E qui mi fa, guardate, il fante di spade per me ha molto dell'energia del matto, ha questa forte voglia, diciamo così, di andare a scoprire il mondo, ha tante idee per la testa, però diciamo che, ecco, avendo anche questo re di spade al contrario, è un po' come se non ci fosse un ordine logico delle cose. E vedendo qui di nuovo il matto che parla di impulso, parla di istinto, è un po' come se qui ci fosse la necessità di mettere in ordine i pensieri e lo vediamo anche qui con il 9 di spade. Ci sono delle cose che vi preoccupano, sì, probabilmente sono dei pensieri appunto che non vi lasciano tranquilli. Normalmente quando c'è il 9 di spade è perché ci sono dei pensieri che continuano a ripetersi. E sono pensieri legati a delle paure del passato comunque. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Abbiamo, wow, imperatrice e imperatore. Ok. Abbiamo l'imperatore, il 3 di pentacoli e un fante di bastoni al contrario. Allora, qua ci sono due fanti, un'altra figura, un re e due arcani maggiori, un imperatore e un'imperatrice. Quindi per molte persone qui si tratta di una relazione per destino, di una relazione diciamo così di tipo divino. L'imperatore qui ci dice che c'è bisogno di dare un certo ordine, una certa struttura. Era un po' quello che ci diceva il re di spade al contrario. C'è bisogno di creare delle regole probabilmente all'interno di questa situazione o di questa relazione. Potrebbe essere anche una persona che entra nella vostra vita, o comunque con la quale può avere inizio questo 3 di denari e quindi questo progetto, questa collaborazione, ok? Avere il fante di bastoni alla fine della lettura, sento che vuole essere un po' diciamo un avvertimento, nel senso non siate troppo impulsivi, non siate troppo egoisti, non fatevi prendere troppo dalle vostre idee, cioè è un po' come, visto che c'è questo 3 di pentacoli, si parla di una potenziale possibile collaborazione o
ipotesi potrebbe anche essere andare a vivere insieme, c'è un progetto comunque, non vi fate troppo prendere da quelli che sono le vostre idee, pensando che le cose debbano andare così. Mm? Date spazio anche agli altri, mi verrebbe da dire. Ok, andiamo a vedere carta per carta. Mostrami l'imperatrice per piacere. Abbiamo un 4 di spade al contrario e una regina di spade al contrario. Mm. Interessante perché c'è re e regina di spade, entrambi al contrario. E sì, si può trattare di un amore per destino, però è un amore che secondo me è un po' influenzato da questa forte identità materna o madre in senso fisico. Avere il 4 di bastoni, scusate, il 4 di spade al contrario, è un po' come se ehm, dicessero che avete bisogno di prendervi un tempo. Vi ricordo che comunque la carta del matto parla di nuove avventure, quindi per qualcuno qui si tratta di prendersi proprio un periodo per fare qualcosa per sé. Andiamo a vedere il fante di spade. La luna. Sì, c'è qualche tipo, e un'altra volta il re di spade. C'è qualche tipo di proiezione, probabilmente, con la carta della luna. Vi ricordo che comunque l'energia del fante di spade è un'energia idealista, è un'energia giovane, fresca, pimpante, però anche un po' acerba, no? Quindi magari non si riesce a vedere tutto da diversi punti di vista. E difatti qui abbiamo una volta il re di spade al contrario. ehm, e qui invece ce l'abbiamo al dritto, quindi per qualcuno si potrebbe trattare del fatto di dover mettere in ordine i pensieri, cercare di ragionare in un modo un po' più logico. Per qualcun altro la luna affari, perché nel primo caso la luna può parlare di proiezioni, ok? Quindi qui si tratta di togliere quello che sono le vostre proiezioni e di arrivare, diciamo, alla logica della situazione o della relazione. Per altri invece la carta della luna fa riferimento a delle paure che potrebbero esserci o a qualche tipo di sogno che il fante di spade vuole rincorrere. Andiamo avanti, vediamo il 3 di pentacoli, il re di spade al contrario e un 3 di spade al contrario. Probabilmente qualcuno sta sognando questo tipo di collaborazione. Potrebbe essere un aiuto in un'azienda di famiglia, ipotesi. Ehm, Sento che è più una questione familiare. Andiamo avanti, vediamo il 9 di spade. La morte, sì, qui bisogna lasciarsi indietro qualche tipo di atteggiamento, qualche tipo di paura. Ripeto, qui c'era la luna e qui c'è il 9 di spade, il 9 di bastoni che parla di qualcuno che è sulla difensiva comunque. È un po' come se qua il punto fosse, sapete che si dice che il miglior mezzo di difesa è l'attacco, no? Ed è un po' quello che sento vedendo queste carte. Però qui c'è qualcuno che dovete reimparare ad avere fiducia con la carta del matto, ok? Perché qui sono fondamentalmente i vostri pensieri che vi fanno essere un po' in questo mood, in questa vibrazione un po' di autodifesa e di voler abbandonare tutto e di volersene andare. Andiamo avanti, vediamo l'imperatore. Abbiamo il diavolo e abbiamo un re di bastoni. Mm, Dunque, sicuramente, visto che c'è il diavolo, c'è un qualche tipo di tossicità, probabilmente da parte di una persona. Guardate, se non avete nessuno, potrebbe entrare questo re di bastoni o questo imperatore, insomma. Però fate attenzione al tipo di persona che è, perché qui abbiamo il diavolo. Quindi può esserci qualche tipo di tossicità, come vi dicevo, qualche tipo di dipendenza, qualche tipo di manipolazione. Andiamo a vedere il 3 di denari.
Quante? Allora, la carta del giudizio, il mago, il 2 di pentacoli, un fante di coppe e un asso di coppe. Quindi qui abbiamo la carta del giudizio, che è la carta del risveglio, la carta della chiamata, quindi può anche essere che se state aspettando una chiamata da parte di qualcuno arrivi. Però qui, vedendo le carte così come sono, è una chiamata, una notizia, una proposta, se vogliamo, potrebbe anche essere di un qualche tipo di collaborazione, di iniziare qualche tipo di progetto insieme. Per qualcuno si tratta, come vi dicevo prima, di andare a convivere. C'è qualche cosa di nuovo che potenzialmente potrebbe iniziare, ok? Però c'è sempre un po' questo diavolo che mi lascia un po' lì. Il diavolo parla sempre di tossicità, di qualcuno che non si sente libero. Vorrei farvi vedere la figura qua, no? E anche qui sotto, da un lato c'è la morte, c'è questo bisogno, voglia di chiudere con il passato e di ricominciare, dall'altra però c'è questa sorta di barriera autodifensiva. Guardate, per molte persone qui fa riferimento al fatto che c'era un progetto, o perlomeno c'è un sogno, probabilmente da parte vostra, da portare avanti con una persona, che potrebbe essere questo re di spade. Il punto è che c'è qualche tipo di attitudine qui che non è del tutto pulita. Mm? Quindi fate attenzione anche poi al tipo di offerta e di proposta che vi fanno, ok? Andiamo a vedere il fante di bastoni al contrario. Ecco, abbiamo un altro fante di bastoni. Sì, fate attenzione, è un 10 di spade. Il fante di bastoni normalmente parla di una persona che è egoista, no? Che pensa a se stessa, che non, cioè magari non se ne rende neanche conto, però è talmente focalizzata nel suo bastone, in quello che è il suo risultato, il suo successo, che poi alla fine non si rende conto di quello che gli succede intorno. E poi abbiamo un 10 di spade che è la stessa energia della carta della morte. Quindi qui ragazzi, secondo me bisogna lasciarsi indietro un determinato tipo di atteggiamento in questa nuova situazione e soprattutto fate attenzione perché potrebbe arrivare una sorta di tossicità legata a questo re di bastoni o comunque all'imperatore. E con la scusa che abbiamo imperatore e imperatrice, per molte persone fa riferimento a una situazione familiare. Ok, ma andiamo a vedere un po' più nello specifico per le persone che sono single. Recupero solo una carta che mi è caduta. Andiamo a vedere qualche carta in più, se riesco a darvi qualche dettaglio in più. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono... Cavaliere di bastoni al contrario, regina di bastoni al contrario e la carta della morte. Qui c'è qualche tipo di, dicevo come prima, perché anche qui è bastoni, c'è qualche tipo di attitudine inerente all'entusiasmo. Vi ricordo che avevate qui anche il matto parla di nuovi inizi, nuove avventure, di entusiasmo, di fiducia e qui sento che un po' vi sta venendo a mancare, vi sta venendo a mancare anche la fiducia in voi stessi. La regina di bastoni al contrario sento che è un po' come se vi dicessero ok, non ti senti neanche poi così tanto nel tuo potere personale, così tanto diciamo potente, attraente, affascinante, sensuale, o cose di questo genere per poterti approcciare ad un'altra persona. C'è da fare qualche tipo di taglio qui. Per qualcuno queste due persone potrebbero essere magari due persone che già conoscete, ma con le quali non riesce a nascere niente. Non è nato niente, insomma. Che curioso, qui c'è re di bastoni e regina di bastoni qua.
Fate attenzione alle nuove persone che entrano nella vostra vita perché qualcuno si entra e probabilmente vi farà anche una proposta, un'offerta, però ecco, avete volte la carta della morte, quindi qui si tratta di lasciarsi indietro il passato. Lasciarsi indietro il passato nel senso che comunque, cioè, non è detto che le relazioni future siano esattamente come quelle passate, soprattutto se voi fate un lavoro di tipo interiore, se voi non siete più gli stessi, automaticamente anche la relazione non è quella che è stata, anche perché comunque le persone sono tutte diverse, si creano poi dinamiche diverse, quindi... mm. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione stabile, per piacere e grazie. Abbiamo la sacerdotessa, asso di spade e la carta dell'imperatrice al contrario. Mm. Allora, la sacerdotessa parla di qualche intuizione in realtà, e normalmente parla anche di quello che è la scelta che è avvenuta con successo. Probabilmente qui c'è stato qualche tipo di scelta, o c'è qualche tipo di scelta da dover effettuare, o più semplicemente fa riferimento al fatto che si è presa una certa consapevolezza di qualche tipo di situazione. E difatti poi qui abbiamo l'asso di denari che parla di una chiarezza mentale, parla di una comunicazione e qui abbiamo l'imperatrice al contrario, come se qualcuno vi- si esponesse e dicesse ok, non voglio andare oltre, non voglio, è meglio se arriviamo fin qui, è meglio se ci pensiamo più avanti, una cosa di questo, ho questo tipo di sensazione, diciamo. Anche se poi qui l'asso c'è, come qui. Quindi c'è quello che è il risveglio, c'è la presa di consapevolezza di cui vi dicevo. C'è comunque una sorta di manipolazione qui, ma credo che sia involontaria, nel senso che è vero, qua abbiamo il diavolo, ma qui c'è la luna, quindi c'è qualche cosa che non vedete e voi state reagendo in base alla realtà che vedete, ma non date per scontato delle cose. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione, diciamo, diversa. Comunque il periodo non è male, si tratta solo di fare un po' di chiarezza mentale. Abbiamo un 2 di coppe. Ecco, il diavolo al contrario e poi c'è il sole. Qui ragazzi si tratta di lasciare indietro questo tipo di tossicità. Per qualcuno si tratta di lasciare indietro proprio la persona. Nonostante ci sia questo 2 di coppe, qui per molte persone si tratta di togliersi da questa tossicità per riuscire a brillare di nuovo, oppure togliere la tossicità dalla relazione che potrebbe anche essere qualche tipo di condizionamento mentale, per esempio, non necessariamente una manipolazione, però c'è bisogno, diciamo così, di fare un po' di pulizia, se vogliamo, ok? C'è bisogno di risplendere nella vostra vera essenza, mi verrebbe da dire. C'è qualcosa che deve cominciare in modo nuovo, che sia l'attitudine, che sia, guardate, se siete a distanza io qua vedo quello che potrebbe essere una convivenza, lo vedo anche qui, probabilmente quello che desiderate o quello di cui stavate parlando. Però sinceramente non vedo movimenti per adesso, non vedo spostamenti, probabilmente è una cosa che è ancora, diciamo, nella testa, se vogliamo. Andiamo a vedere con gli oracoli che cosa vi vogliono dire. Fattori religiosi. La tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa ricevuta e dal cammino spirituale che hai intrapreso. Ehm, La regina di spade è proprio una di quelle persone
che ha una rigida moralità. Quindi qui avevamo anche la carta del 4 di spade girata al contrario. Io credo che qua ci sia da guarire qualche tipo di moralità, qualche tipo di idea, qualche tipo di pensiero. Quello che vi dicevo prima che qua non si vedeva che, che potrebbe essere una proiezione, tranquillamente il fatto che voi abbiate un qualche tipo di influenza religiosa che vi faccia proiettare le cose in un determinato modo. E potrebbe anche essere quella la tossicità, perché comunque quando si proietta una cosa e si dice ok, deve essere così, alla fine anche se voi non volete, ma vi comportate in modo da manipolare gli altri perché facciano quello che voi vi aspettate. Il diavolo non è detto che siano gli altri che vogliono manipolare, magari siete voi che avete un bisogno di controllo che fa sì che manipoliate gli altri, quindi anche lì fate attenzione. E poi abbiamo inganno. Nella tua relazione qualcuno indossa una maschera che nasconde il vero sé, e qui di nuovo lo vedevo con il diavolo. C'è la luna qui, quindi diciamo che voi non avete un'idea, non avete non riuscite a vedere le cose a 360 gradi, ne vedete solo 180, vedete solo, diciamo, la metà che vi convince, perché normalmente succede così a tutti, no? Cioè, ci focalizziamo su quello che ci piace, su quello che abbiamo bisogno, abbiamo voglia, insomma, di sentire. Quindi fate attenzione, anche perché anche qui poi verrà fuori la chiarezza mentale, ci sarà comunque un confronto. Bene, cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!